Ciao amici del bosco, per fare l'orto elementare è fondamentale il fieno, ma come lo tagliamo questo fieno? Giancarlo ce lo spiega. Ciao. Ciao, questa è una falce fienaia, una volta la chiamavano il ferro. Cioè, per antonomasia tu dicevi il ferro e parlavi della falce, è il fer in alcuni dialetti del centro-nord Italia, e poi improvvisamente con la meccanizzazione è scomparsa e ne abbiamo perso in salute, ne abbiamo perso in bellezza, ne abbiamo perso anche proprio in qualità dell'ambiente, la sonorità della falce meravigliosa, e soprattutto ne abbiamo perso come spirito di comunità. Perché per andare a falciare bisognava essere sincronizzati ed essere più persone. Viva la falce! Da un punto di vista morfologico, questo possiamo dire che è l'arco dentale dell'animale ruminante, che quando taglia l'erba, insomma, ha più o meno questa funzione di tagliarla senza estirparla. Cioè questa forma consente il taglio senza estirpazione. Infatti è molto importante, perché io preferisco la falce rispetto a qualsiasi altro mezzo, sì, anche meccanico. soprattutto si rispetta l'animale che vive nell'erba, si rispetta la cavalletta, si rispettano le farfalline, i nidi delle vespe di terra. Quando lavori con questa, a parte che fa bene alla salute, perché è un movimento assolutamente per il girovita, soprattutto per le signore. Lo consigliamo. Sì, anche proprio in palestra lo fanno fare. È un movimento salubre al quale ci si deve un pochino abituare. Certamente l'importante è di avere una falce sulla propria misura. Vedi, più o meno la distanza è questa. Cioè fra il manico superiore e il manico inferiore c'è la lunghezza di un braccio. Quindi non possiamo andare al negozio a comprarci una falce fienaia, dovremmo farcela fare su misura? Io direi proprio di sì, guarda, è un piccolo investimento secondo me di buon senso, perché troppi dettagli sfuggono alle falci fatte in maniera industriale. Cioè l'inclinazione della lama è importantissima, vedi, questo è un angolo leggermente acuto, non è proprio un angolo retto, perché altrimenti non riesci ad agganciare, fai più fatica. Il fatto che ci sia una punta in fondo sembra una sciocchezza, però quando poi devi arrotare durante il giorno con la cote la lama, se non sai dove appoggiarla ti scivola da tutte le parti, ti puoi anche far male addirittura. Poi devi scegliere anche la lunghezza della lama, perché se hai dell'erba molto tenera e sei in una posizione, diciamo, in cui non ci sono zolle, non ci sono sassi, non c'è erba grossa, eccetera, puoi anche avere una lama molto più lunga, lavori meglio. Se invece al contrario hai un luogo difficoltoso, allora puoi anche avere una falce più corta, perché prendi meno erba e quindi fai meno fatica. Comunque ecco, quello che voglio dire, Francesca, è che non è un lavoro faticoso. Ecco, vorrei proprio smentire assolutamente questo mito per il quale la falce è un lavoro faticoso. È un lavoro che tu fai ecologico e sano. E addirittura il prato potrebbe anche risentirne positivamente, lasciando il cespo dell'erba, è come se fosse coevoluto con l'erbivoro e con la falce, come se il prato fosse la prateria, diciamo, spontanea, si fosse evoluta a misura di falce. Come facciamo a tenere la lama affilata e poi lo possiamo fare con tutte le falci, questo? Beh, ci vuole del ferro molto buono. Ad esempio questa è una lama che è stata forgiata, mentre invece quando si comprano le falci a basso prezzo, quelle molto convenienti, sono pressate. Quindi se ad esempio tu
incontri degli ostacoli, qui si rompono e poi vanno saldate. Qui è impossibile che ciò avvenga. E poi la lama si consuma molto più rapidamente, quindi hai voglia con la cote ad affilarla, però si consuma comunque più alla svelta. Poi vedi la curvatura, e questa te la fanno su misura praticamente, se tu te la fai fare, perché viene scaldato fino a diventare incandescente questo punto, questa curvatura, e poi messa a terra sulla tua misura viene creata l'inclinazione tale per cui la lama rimane esattamente a circa mezzo centimetro alzata da terra. Se è più bassa batti dappertutto, se è più alta non taglia. Quindi buon ferro, un buon materiale di base, una buona affilatura e una buona angolazione. Quindi è per la vita. Ma diciamo per i nipoti addirittura, Anche perché ci sono falci che... Però devono essere alti uguali i nipoti poi, altrimenti... Già. Dai. Giancarlo, mi hai detto che è facile. Io non sono così convinta, però fammi vedere, poi voglio anche provare. Va bene, ora provo io, poi tu. Allora, l'importante è tagliare in modo che l'erba che tu stai tagliando cada dove non c'è dell'erba ancora da tagliare, perché altrimenti si appoggiano una sull'altra e poi non riesci più ad andare avanti. La posizione è stabile, va bene? Ti faccio vedere il movimento. Quando parti allineata, arrivi fino a fare circa 90 gradi con la posizione, e quando arrivi in questo punto ti aiuti sollevando leggermente la gamba. Questo è un piccolo trucco, va bene, che aiuta moltissimo. Quindi, È una danza, praticamente. è una danza. E vedi, con il movimento di ritorno tendo anche ad alzare un pochino l'erba, in modo che poi col taglio rimane perfettamente rasente al suolo. E questi centimetri che restano di erba non tagliata garantiscono il rinnovo del tappeto erboso. Vuoi provare Allora, tu? mentre lo fai tu, effettivamente appare un movimento dolce e per niente faticoso. Vediamo cosa succede. Intanto già non mi ricordo più come devo tenerlo, quindi... Sì, diciamo questo è su misura per me, quindi anche se siamo simili come proporzioni, però anche quei pochi centimetri di differenza. La mano sinistra col palmo rivolto verso l'alto, Allora, già non mi ricordo. afferra questo, esatto, Così? esatto, così, e questa mano invece col palmo rivolto verso il basso, qui vicino, così, esatto. Poi mettiti in una posizione solida sulle gambe e ora prova a fare il movimento a vuoto. Puoi sollevare il tallone destro quando tagli. Allora, facendo finta adesso, vediamo se vado sull'erba vera che succede. E una cosa che stai facendo molto bene così per assimilazione, per emulazione, è di tenere sempre la lama rasente al suolo, perché l'errore che fanno tutti è questo, di sollevarla e poi di dare il colpo così. Mentre invece tu sei partita proprio perfetta. Sta piovendo, ma noi adesso tagliamo. Quasi tutti i giorni. E dopo la pioggia riprendiamo l'esperimento. Aspetta, per ora riprendo il movimento prima di... Ecco, tienila molto bassa, la falce. Se la cava alla grande, altro che... Ecco, butta l'erba, mi raccomando. Allora, tienila più bassa. Guarda. Stai sotto il mio piede quando torni indietro, così, esatto. Ecco, vedi, deve restare rasente al suolo, ok? Perfetto. Sembra che non hai fatto altro nella vita. Giancarlo, com'è andato l'esame? 8+. Qui è caduta un po' di erba su quella ancora da tagliare. Sì, sì. Non ti accorcio, non aver paura. Sì, durante il giorno si va nel campo senza portarsi dietro l'incudine e il martello, però ci si porta la cote, che è una pietra che io preferisco quando è una pietra di cava e non una pietra formata con un impasto di sabbie speciali. Va bagnata in acqua e aceto. Se vuoi ti faccio vedere come si fa a tenere durante il giorno sempre pronta la lama. Questa è la schiena della lama e questa parte qui, vedi,
è una specie di, come posso dire, misuratore per dare l'angolo giusto alla cote. Quando l'appoggi così sei diciamo angolata nel modo giusto per non consumare troppo la lama. Si usa questa parte della cote, non questa o questa, vedi questa è una pietra, non è un impasto, è proprio una pietra di cava, e la punta del manico è appunto e la metti in terra in modo che non si muova. Poi il movimento lo fai sempre nella stessa direzione, cioè questo e mai questo, perché ti riporta tutta la polvere della limatura, la porta verso di te e si accumula e poi si può rovinare la lama. Quindi il movimento è questo. Di solito basta farlo poche volte, non importa insistere molto, e durante il giorno lo si fa ogni volta che si sente che la lama è diventata un pochino meno affilata. Poi la sera, però, per non consumare troppo la lama, che altrimenti diventerebbe in poche settimane la metà di quello che è, poi si usa l'incudine con il martellino, quelli proprio fatti apposta per fare questo lavoro, la battitura della lama. È comodo perché te lo porti nel campo. E dove sei? Vedi, prende questo colore più chiaro che è segno che puoi andare avanti. Tagliamo un altro po' il fieno perché poi dobbiamo andare a fare l'orto elementare. Vedi, non la sollevo mai da terra, arrivo fino a essere parallelo alle mie gambe e quando taglio sono più o meno a 90 gradi rispetto al punto di partenza e la lama rimane sempre attaccata al suolo. La falce, la zappa, la vanga, cioè sono strumenti che tu hai nella tua padronanza, cioè puoi farli tu e il tuo vicino di casa senza chiedere niente a nessuno e non è perfezionabile. Cioè una volta che te lo tagli su misura non è perfezionabile. E questo fieno è perfetto, vero Giancarlo? Un fieno di un prato spontaneo misto. È proprio perfetto per fare l'orto elementare di Ogigia. E quindi andiamo a fare l'orto. Ci sarà un altro video e andate a vederlo. Giancarlo, grazie davvero. Andate a vedere gli altri video sulla filosofia di Giancarlo Cappello e sull'orto elementare. Viva la rivoluzione del filo di fieno!